Questa è una Peugeot 106 del 2001 ed è la versione da 1,6 litri, 16 valvole. Adesso ve la mostro, iniziamo a fare un giro della macchina. Qui vediamo i cerchi in ferro, ma originali, non per i 16 valvole in verità, che usciva con dei cerchi in lega, ma questi secondo me ci stanno molto meglio. Dà proprio l'idea di un'auto da rally, molto cruda, senza grandi fronzoli. Guardate la linea, secondo me è molto bella pur senza grandi complicazioni, grandi spigoli, grandi alette, molto lineare, molto quasi elegante, no? Elegante però comunque sportiva, che è un'arte che i designer avevano anni fa, adesso si sta un po' perdendo perché per rendere un'auto aggressiva ultimamente quello che si fa è aggiungere alette, fronzoli, spigoli ovunque che sembrano non raccordarsi l'uno con l'altro e diventa tutta una cozzaglia di robe che sì, ti dà l'idea di aggressività, però tra 10 anni guarderemo indietro, vedremo queste macchine e diremo non lo so se era solo una moda o se era effettivamente un buon design. Questo invece è secondo me un design abbastanza intramontabile, ha qualche difetto qua e là, è una macchina di 25 anni quindi è anche normale che sia così, no? Comunque è un bel muletto, nel senso che regge ancora i maltrattamenti, insomma non devi guidarla con i guanti solo perché ha 25 anni, ma è ancora abbastanza solida. Vi faccio vedere un po' il motore e vi parlo delle modifiche che ha, perché questa macchina usciva con, come dicevo, un 1.600 16 valvole da 118 cavalli, però ha qualche modifica. Nel motore originale questa airbox non c'era una scatola dell'aria più piccola, ha delle camme modificate un po' più sportive. Lo scarico, i collettori sono originali in quelli in ghisa, ma lo scarico è in ferro ed è quello diretto del gruppo N, quindi senza silenziatori, senza cut, infatti fa un casino che non vi dico. Chiaramente poi è stata fatta una rimappata. Adesso, dopo tutti questi lavori, sviluppa attorno ai 140 cavalli, per esattezza era 141 al banco. Questi 20 cavalli in più si sentono abbastanza bene perché la macchina pesa poco. Il cambio è il suo originale, l'assetto ha dei distanziali non troppo larghi, mi pare da 1 e 2, le danno un po' più di impronta a terra. Però nulla di drastico. Adesso ve la faccio vedere dentro. Intanto notate anche la larghezza della lamiera. Vabbè, questa chiaramente è la portiera, però c'è poco materiale che ti separa dall'esterno, infatti la chiamano la scatoletta di tonno perché è una scatoletta di tonno. Questi sono gli interni, molto semplici, nulla di speciale. Il cruscotto non è neanche il suo, è il cruscotto di un Saxo. La radio esiste, però manca solo il modulo di controllo. L'optional di questa radio è questo, che la puoi rubare con molta facilità e non riesco a rimetterla. L'unico optional elettronico moderno che ha questa macchina sono gli alzacristalli elettrici, che sono in questa posizione un po' anomala, che in verità è molto comoda. Tu stacchi la mano dalla leva del cambio e sei subito qui, quindi sono facili da trovare rispetto a dove sono di solito, che è qua la posizione. Molto piccola, ma in verità è spaziosa. Questo senso di spaziosità viene dato anche da questi finestrini, che sono, guardate l'ampiezza di questi finestrini. Se voi ci fate caso, nelle macchine moderne non sono così grandi. E guardate anche lo spazio per le gambe quanto è molto, vabbè, io sono alto 1,70. Io sono alto 1,75. Adesso ho il sedile posizionato il più indietro possibile. Vedete che arriva a malapena ai pedali. La pedaliera è molto comoda, pur essendo brutta come il peccato, però è comoda perché quando io premo il pedale del freno, il piede si allinea perfettamente con l'acceleratore per facilitare il puntatacco. La macchina soffre un po' di questo riflesso del cruscotto sul parabrezza, che è una genialata, solo i francesi potevano creare questa cosa qua. L'aria condizionata c'è e funziona abbastanza bene, incredibilmente. Qua c'è un posacenere, qua c'era la regolazione dei fari. Adesso l'accendo così ve la faccio sentire e poi andiamo a farci un giro. Nulla, ora la faccio scaldare un attimo e andiamo a farci un giretto.
sensazione di guida è molto buona. L'unico problema è che per avere una giusta distanza dal volante devo essere troppo vicino ai pedali. Allora, le cambiate per sfruttare al meglio il motore si fanno a 7000 giri, qualcosa del genere. Il problema è che avendo dei rapporti di marcia molto lunghi, infatti molte persone cosa facevano? Prendevano i rapporti del cambio del 1300, sempre Peugeot 106 ma il 1300, e inserivano quelli. Perché su queste strade vedi come allunga molto, però fin troppo. Un dune buggy! Cercare di frenare sempre il più dritti possibile, perché se tu freni con un angolo di sterzo il posteriore lo perdi, o meglio il posteriore scoda e poi devi controsterzare. No, cos'è? Ho dietro una Renault Clio, non ci posso credere. Ezechiele 25:17. Bellissimo, ragazzi. Non era programmato. Ho dietro una Renault Clio, non ci posso credere. Della stessa annata. Guardate, ragazzi. Che grande. Che spettacolo. Chissà che motore è quello lì.
la macchina l'avete vista, il giretto l'abbiamo fatto, abbiamo pure incontrato un nuovo amico con un'auto molto interessante. Alla fine mi sono fermato a parlare con lui ed era una Clio 1800 del 91 aspirata, molto bella, dentro tenuta molto bene, quindi magari lo inviterò per un prossimo video insieme, vediamo un po' quali sono le differenze e le similitudini tra questa 106 e la Clio. Quella lì è del 91, questa del 2001, quindi c'è anche una differenza di 10 anni. Vediamo quali sono stati i progressi in queste scatoline di tonno in 10 anni, no? Con l'entrata in galleria, ragazzi, vi saluto, spero che il video vi sia piaciuto, spero di aver parlato di tutto ciò che poteva interessarvi dell'auto. Se c'è qualcosa che mi sono dimenticato, per favore scrivetemelo nei commenti. E con questa ultima accelerata vi saluto e ci vediamo alla prossima.